Quando qualche cliente mi chiede quale sia il firewall da utilizzare su Windows 10 e su Windows 11, generalmente rispondo senza ombra di dubbio che è Windows Defender. E infatti la stessa cosa ho sempre consigliato anche a te qui su questo canale. Ma allora perché ti sto presentando un altro firewall? Ebbene, la questione è un po' più delicata di come l'ho presentata. Mi spiego meglio. Windows Defender è un firewall che svolge perfettamente tutti quanti i suoi compiti. Tuttavia, la sua grande pecca è la mancanza di una certa possibilità di configurazione e di controllo. Che cosa significa questo? Significa che non possiamo avere contezza in tempo reale di quelle che sono le applicazioni sul nostro computer che si stanno in quel momento collegando ad internet, a meno di non utilizzare dei programmi esterni, e soprattutto non abbiamo la possibilità di controllare il nostro consumo di banda, il che si traduce anche in un rallentamento della nostra velocità di internet. E allora qual è la soluzione? Installare questo bellissimo firewall che si chiama Glasswire, che in realtà è un firewall e non è un firewall, nel senso che si va semplicemente a sovrapporre a Windows Defender, come vedremo, consentendoci un maggiore controllo. E allora, perché non approfittarne? E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Nel caso in cui tu te lo stessi chiedendo, sono vestito come un turista americano in vacanza semplicemente perché nello studiolo in cui registro ci sono circa 89 gradi e nonostante che abbia acceso il ventilatore sto sudando pure l'acqua del battesimo. Ma veniamo a noi e vediamo come fare a scaricare questo programma. La procedura sarà sempre la stessa e quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Apriamolo e portiamoci nella sezione in alto, quella che si chiama Downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Glasswire. Nel caso in cui questo download non dovesse essere presente nella pagina, niente paura, ti basterà andare in alto a destra su questa lente di ingrandimento, cliccarci su e nella casella di ricerca andare a digitare sempre la stessa cosa, ovvero Glasswire. Premi invio per effettuare la ricerca e troverai qui il programma. Ti basterà fare un clic per vedere che partirà immediatamente il download. Eccolo qui, il nostro programma è stato scaricato, facciamo un clic per andare ad aprire la cartella compressa e chiudiamo la finestra del browser retrostante. Come vedi, all'interno della cartella c'è un singolo file. Per installare questo programma ci faremo un bel doppio clic su e dopo qualche secondo ci verrà chiesto di acconsentire che vengano apportate le opportune modifiche al dispositivo, cosa che confermeremo con il pulsante sì. Attendiamo alcuni secondi e vedremo comparire la schermata di installazione. Prima di procedere, tuttavia, possiamo chiudere la cartella compressa che si trova dietro e che non ci serve più. Per proseguire nell'installazione clicchiamo sul pulsante Next, accettiamo i termini del contratto di licenza spuntando la relativa casellina e clicchiamo ancora su Next. Possiamo lasciare tutte quante le opzioni esattamente come sono e cliccare ancora su Next. Anche in questo caso clicchiamo su Next senza cambiare niente e finalmente, senza mutare il percorso di installazione, clicchiamo sul pulsante Install. Aspettiamo solo alcuni secondi e vedremo che il nostro Glasswire verrà installato sul nostro computer. Ecco fatto, come vedi ci compare un'icona di Glasswire direttamente sul nostro desktop. Ora possiamo lasciare il segno di spunta su Run Glasswire e cliccare finalmente sul pulsante Finish. Ok, tutto quello che dobbiamo fare a questo punto è lasciare spuntata la voce Advanced Features e cliccare sul pulsante Start Glasswire.
ecco che si apre il nostro programma. Andiamo a vedere un attimino nel dettaglio che cosa ci sta dicendo. Ed eccoci nella finestra principale del programma, quella che si chiama Glasswire Protect. Quando ci troviamo su questa sezione abbiamo il controllo generale di tutto il firewall. La prima cosa di cui dobbiamo assicurarci è che questo switch sia impostato su on, perché questo significa che sia Glasswire che il firewall di Windows stanno facendo contestualmente il loro dovere. Nel caso in cui il firewall fosse impostato su off, ti basta cliccare qui e spostare questo switch su on. Un pochino più in basso, nella stessa finestra, troveremo l'elenco di tutti quanti i processi presenti sul nostro PC che in questo momento hanno accesso ad internet. La loro gestione è davvero semplicissima. Per bloccare l'accesso a internet di un qualsiasi processo ci basterà spostare il suo selettore su off. Naturalmente, per riattivare invece l'accesso faremo l'operazione inversa e sposteremo il selettore nuovamente su on. La seconda colonna è estremamente interessante e si chiama GW Score. Andiamo a darle un'occhiata. Al suo interno possiamo capire l'affidabilità di un processo. Questi, come puoi vedere, sono tutti processi molto affidabili. Lo capiamo dal fatto che gli omini al suo interno sono tutti quanti di colore verde. Mentre se gli omini diventano di colore giallo, significa che ci troviamo di fronte a dei processi di dubbia affidabilità, e se per caso gli omini dovessero essere invece di colore rosso, saremo di fronte a dei processi potenzialmente pericolosi. In questo caso la prima cosa da fare sarà, come abbiamo visto prima, disattivare il relativo processo. Le colonne Traffic In e Traffic Out invece ci mostrano quanta banda viene utilizzata, ovvero quanti dati transitano in ingresso e in uscita per mezzo dei relativi processi. Nel momento in cui ci dovessimo accorgere che un processo usa tantissima banda e che non è utile tenerlo attivo in quel momento, ad esempio perché stiamo giocando oppure abbiamo bisogno di trasferire con la massima velocità dei dati con un'altra applicazione, potremo temporaneamente disattivare il processo che occupa troppa banda. Eccomi qua, mi sono temporaneamente spostato sul lato sinistro perché c'erano due cose importantissime che quasi quasi mi stavo dimenticando di farti vedere. Portiamoci qui in basso sull'apice che ci consente di mostrare le icone nascoste, facciamoci clic su e individuiamo l'icona di Glasswire. Una volta individuata facciamo clic con il pulsante destro del mouse e andiamo a scegliere la voce Settings. Una volta aperta, il consiglio che ti do è di disabilitare e quindi togliere il segno di spunta a questa voce qui, quella che dice Enable Tray Notifications. Clicchiamo su OK e avremo disattivato le noiose, perché semplicemente sono molto frequenti, notifiche che ci appaiono in basso a destra sullo schermo ogni volta che un nuovo programma si collega ad internet. Questa naturalmente è una scelta facoltativa, ma io personalmente preferisco disattivarle perché normalmente sono estremamente frequenti, come ti ho detto. Il secondo consiglio che voglio darti ci richiede di tornare nuovamente a mostrare le icone nascoste come abbiamo fatto prima e nuovamente cliccare con il pulsante destro sull'icona di Glasswire. Qui infatti avremo anche la possibilità di cambiare la lingua, dato che il nostro Glasswire può parlare anche italiano. Clicchiamo quindi su italiano e ci verrà richiesto di cliccare sul pulsante OK per riavviare Glasswire, che una volta riavviato parlerà appunto la lingua italiana. Per essere una versione gratuita di questo software devo dire che è ricchissimo di funzionalità. Naturalmente se vorrai potrai anche upgradarlo alla versione a pagamento e le funzionalità diventeranno ancora di più. Se infatti ci spostiamo qui in alto a sinistra nella sezione Traffic Monitor, possiamo vedere il consumo sia in upload che in download in tempo reale della nostra banda
e spostandoci invece su questa icona centrale avremo una serie di dati interessanti. Innanzitutto sapremo quanti dati consumano le varie applicazioni. In secondo luogo potremo vedere dove si trovano gli host, ovvero i server remoti con cui vanno a collegarsi, che tipo di traffico passa attraverso le varie applicazioni, sempre in senso statistico, e ancora una volta in senso statistico quanto viene inviato alle varie nazioni in termini di traffico. Abbiamo poi la possibilità qui in alto di andare ad analizzare il log di tutto quanto quello che è successo, ed infine abbiamo un network scanner che ci mostra lo stato dei vari adattatori di rete. Questo è un software che mi piace per diversi motivi. Il primo è che, come puoi vedere, il firewall di Windows resta attivo sulla tua macchina e quindi puoi godere della protezione di Windows Defender a 360 gradi. Ma avendo una maggiore contezza di tutto quanto quello che succede sul tuo computer e soprattutto la possibilità di gestire letteralmente in tempo reale qualsiasi applicazione. Come se questo non bastasse, il peso di questo programma è letteralmente irrisorio. Infatti va ad occupare solamente 65 MB di RAM e quindi anche sulle macchine più lente non va assolutamente ad appesantirne il funzionamento. Insomma, si tratta di un software che, se vuoi avere una migliore e più oculata gestione del tuo traffico internet, non può assolutamente mancare. È una mandracata! No, scherzi a parte, è davvero un programma estremamente interessante secondo me, che ti invito a provare se ne avrai voglia, e sempre se ne avrai voglia di farmi sapere nei commenti come ti sei trovato, dato che sono molto curioso di avere un feedback da parte della community. Ma veniamo a noi. In questi giorni ci sarà un po' di programmazione ballerina almeno fino alla fine del mese di agosto, e questo per due motivi. In primo luogo perché sto aspettando che finisca il nostro fioretto e una parte dei video li sto postando in tutt'altro formato sul nostro secondo canale super segreto che si chiama Il Lato Oscuro, e che è talmente segreto che il link te lo lascio nella descrizione di questo video. E poi perché comunque il mese di agosto sarebbe il mio mese di vacanza, anche se, a dirla tutta, di vacanza me ne resta ben poca, perché ho da fare diversi corsi di aggiornamento e alcune cose anche personali che non ho mai il tempo di fare nel corso dell'anno. Ma comunque si va sempre avanti e i video e i contenuti di ogni genere non mancheranno mai. Quello che manca invece oggi sono i ringraziamenti che avevo promesso ad alcuni, perché ho dovuto, per questioni tecniche, spostare il video che avevo già registrato, che sarebbe dovuto uscire oggi, a domenica, quindi i ringraziamenti li trovate quasi tutti lì, tranne uno, perché questo non può mai mancare, ed è il ringraziamento destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.